È consuetudine ormai radicata quella di vedere nel secondo secolo d.C. un periodo particolarmente florido per l'impero romano dal punto di vista economico e culturale, se paragonato alla crisi successiva del III secolo. Le fonti confermano tale rinnovamento, attribuendo alla figura dell'imperatore Nerva una vera e propria svolta governativa, poiché è con Nerva che l'impero da dinastico diventa adottivo, ovvero l'imperatore in carica è tenuto a scegliere finché è ancora in vita il suo successore in base ai meriti effettivi che avrebbero inequivocabilmente decretato il neoeletto imperatore quale miglior princeps indipendentemente dalla linea di sangue. Nerva diede il buon esempio con l'adozione del suo successore, Traiano, avvenuta in un momento di grave pericolo per Roma, subito dopo la morte di Domiziano, imperatore al quale i pretoriani avevano comunque giurato fedeltà. Per allontanare, insomma, lo spettro delle guerre civili ed evitare un secondo Longus et unus annus, come nel 69 d.C., Nerva prese in mano la situazione e adottò Traiano senza perdere altro tempo. Azione lodata da Plinio il Giovane nel suo panegirico di Traiano, imperatore che consentì tra l'altro a Plinio stesso di intraprendere una splendida e fortunata carriera politica, da cui la composizione del panegirico, recitato nel 100 d.C. come eloquente segno di consenso verso il nuovo regime. Il principato di Nerva fu breve, ma vide la restaurazione delle prerogative del Senato e un tentativo di riassetto degli equilibri internazionali interni. Le fonti sono però un po' limitate, poiché Svetonio, uno dei più grandi biografi dell'antichità, nelle sue vite dei Cesari si ferma alla dinastia dei Flavi. Cassio Dione, storico greco, Plinio il Giovane e le epitome di storia romana del IV secolo d.C. offrono tuttavia ottime testimonianze di questo periodo, alle quali si aggiungono fonti non letterarie sulla falsariga di iscrizioni oppure monete che effettivamente mostrano importanti messaggi propagandistici che si sono rivelati davvero utili per far luce sui provvedimenti presi da Nerva. Non appena Nerva salì al potere, dovette fare i conti con il clima teso dovuto all'uccisione di Domiziano e relativa sua damnatio memoriae, che aveva innescato clamori e disordini di ogni tipo, quasi l'impero fosse sul punto di virare verso un nuovo periodo di anarchia. Coloro che furono ingiustamente esiliati vennero da Nerva richiamati in patria e chi aveva processato irregolarmente altri uomini condannandoli a morte sotto Domiziano subì la pena capitale a sua volta e venne tolto di mezzo prima di creare altri problemi. In questo modo Nerva placò gli animi, puntando sulla pacificazione sociale. Niente più tirannide, niente più condanne a morte, ma amnistia e restituzione dei beni confiscati, aspetto che traspare effettivamente in Cassio Dione. Nerva garantì così l'ordine interno, cui seguì poi un'opera di ricostruzione finanziaria e sociale a favore di Roma e dell'Italia. Fu subito votata una legge agraria che assegnava lotti terrieri ai nullatenenti e varato poi il programma delle istituzioni alimentari, del quale abbiamo però le prime attestazioni scritte solo a partire da Traiano. Sostanzialmente il programma consisteva in ciò: gli agricoltori che ne beneficiavano accettavano di ipotecare i terreni così che l'interesse dell'ipoteca, versata ai municipi locali o direttamente ad appositi funzionari, venisse poi utilizzata per garantire condizioni di vita dignitose ai bambini disagiati. Per alleggerire la spesa pubblica, inoltre, Nerva trasferì sulla cassa imperiale il costo del cursus publicus,
ovvero strade o stazioni di cambio per i messi imperiali e similari, risistemando anche tutta la riorganizzazione dell'approvvigionamento idrico affidata a Sesto Giulio Frontino, autore di numerosi scritti sugli acquedotti tuttora conservati. Oltre ai meriti però, Nerva commise pure qualche errore politico, come l'aver cercato il favore della plebe e dell'esercito piuttosto che del senato, e l'aver depauperato le casse statali con sgravi fiscali e donativi per ingraziarsi le masse popolari e militari, scelta che di fatti non gli permise di far fronte alla crisi economica. A ciò si aggiunse il fatto che i pretoriani, legati a Domiziano, forse non erano completamente contenti del nuovo governo, come Cassio Dione scrive, aspetto sul quale Nerva aveva riflettuto a lungo per poi arrivare ad una soluzione definitiva del problema, vale a dire l'adozione di Traiano, un imperatore di origine spagnola, caro all'esercito iberico e che allora rivestiva la funzione di governatore della Germania Superiore. Un uomo, tra l'altro, Traiano, incredibilmente abile nel saper coniugare esperienza politica e militare. L'intuizione si rivelò giusta, giacché Nerva morì da lì a poco, a 65 anni, dopo un solo anno di regno, e dunque Traiano poté legittimamente prendere il potere una volta rimosso dal suo incarico il prefetto del pretorio, poi giustiziato per volontà del neoimperatore. Quando ricevette la notizia dell'adozione da parte di Nerva, Traiano stava ancora svolgendo le sue funzioni di governatore nella Germania meridionale e difatti si recò a Roma solo nel 99 d.C., aspettando di risolvere con il suo governatorato il delicato problema del confine renano. Traiano seppe unire esperienza militare e senso di appartenenza al Senato, binomio fortunato che fin da subito lo fece apparire agli occhi di tutti come l'Optimus Princeps, rispettoso delle istituzioni, sottomesso alle leggi, virtuoso e gradito ai soldati. Il panegirico di Plinio naturalmente tende a mettere in buona luce il nuovo regime e il cambiamento che l'impero sperimentò, passando da dinastico a impero d'adozione. Nel panegirico sembra quasi che la figura di quel princeps che Plinio chiama Ottimo rimandi al famoso princeps di Cicerone, ovviamente in un'ottica diversa, ma non esente dalla risonanza concettuale della concordia ordinum tipicamente ciceroniana, da cui il tentativo di Plinio stesso di offrirsi al nuovo regime nelle vesti di intellettuale, guida e mentore dell'imperatore, definito di bello aspetto, anche fisicamente, con signorilità del volto e autorevolezza del capo. Interessante anche il fatto che Plinio ponga l'accento sulla tolleranza di Traiano e come parli della fine di una lunga e prolungata servitù, durante la quale la lingua, imbavagliata dalle precedenti e tante sventure, finalmente si poteva sciogliere. Pensiero che ritorna altresì in Tacito, nel Proemio delle Storie, dove lui stesso esplicitamente dichiara che sotto Traiano si ritornava a respirare, cosa di non poca importanza per gli storici, memori della fine infelice di Cremuzio Cordo nel I secolo d.C. Tutto ciò faceva davvero di Traiano un ottimo imperatore ed esattamente come il titolo di Augusto si associava per antonomasia ad Ottaviano, allo stesso modo quello di Optimus sarà sempre riferito a Traiano. Le fonti letterarie confermano tale tendenza e nello specifico
una narrazione di Cassio Dione, conservata in età bizantina nelle Epitome di Giovanni Xifilino, mette in ottima luce Traiano. E in modo analogo menzioniamo pure il famoso carteggio scambiato tra Plinio il Giovane e Traiano, da Plinio definito uno di noi, facendo emergere una profonda differenza con Domiziano e il suo principato, quasi lo stesso fosse agli antipodi del nuovo regime, di fatto cominciato da Traiano e con Traiano. Si lega alla figura di Traiano anche l'espansione territoriale e in modo particolare le campagne daciche e partiche. Con Decebalo, re dei Daci, era rimasto un conto aperto dal principato di Domiziano e Traiano voleva chiuderlo assolutamente, sebbene fosse consapevole della fatica militare alla quale si sarebbe sottoposto con il suo esercito. La campagna dacica lo impegnò dal 101 al 102 d.C. e successivamente dal 105 al 106 d.C. Ma alla fine, sconfitto Decebalo una volta per tutte, la Dacia divenne provincia romana, garantendo a Roma l'intenso sfruttamento delle ingenti risorse d'oro dei vari giacimenti nelle regioni a nord del Danubio, e fu allora che molti uomini a questo punto, in quanto prigionieri di guerra, vennero deportati a Roma, lasciando così le loro case e le loro terre, laddove tanti altri invece si stabilirono come coloni romani in quei territori. Nel foro di Traiano a Roma, la colonna traiana è espressione di questo trionfo e in particolare spicca il ponte fatto costruire da Apollodoro sul Danubio, che si rivelò altamente funzionale alle campagne di Traiano. Ricordiamo anche che sotto Traiano il porto artificiale di Ostia, fatto precedentemente costruire da Claudio, venne dal nuovo imperatore completato in via ufficiale. Nel 105-106 d.C. Traiano occupò anche l'Arabia Petrea, regione chiave per la via carovaniera con l'Oriente e ponte strategico di controllo del regno partico, campagna alla quale faranno seguito, nel 114 d.C., l'annessione dell'Armenia come provincia romana e la campagna partica nel 115 d.C., durante il corso della quale Traiano conquistò la Mesopotamia superiore, espugnando Ctesifonte e la regione nota come Assiria. Un anno più tardi, nel 116-117 d.C., scoppiò una grave rivolta in Mesopotamia e in Giudea che si estese per tutto il Medio Oriente, facendo perdere a Roma buona parte dei territori conquistati, ma sfortunatamente Traiano poté fare poco, poiché si ammalò e morì in Cilicia, nominando come suo successore un parente spagnolo già governatore della Siria, Elio Adriano. Secondo alcune fonti, Traiano lo adottò sul letto di morte, ma secondo altre fu la moglie Plotina a completare l'adozione, nascondendo per un po' la morte di Traiano, notizia poco probabile, perché in essa sembra quasi riecheggiare la mitica vicenda di ascesa al trono di Servio Tullio dopo il regno di Tarquinio Prisco, di cui appunto la moglie nascose la morte per testare le capacità effettive di Servio. Il regno di Traiano, facendo un bilancio, fu una buona amministrazione che diede equa importanza tanto ai bisogni dell'Italia quanto a quelli dell'impero, così come dimostrato da notevoli testi epigrafici, dei quali uno fu ritrovato a Veleia o Velleia nell'Appennino, sopra Piacenza, e l'altro a sud nei pressi di Benevento. Traiano è stato insomma un imperatore capace e soprattutto giusto, liberale e altruista, che prese molto a cuore la cura dei ragazzi bisognosi dei comuni italici, migliorando le loro esistenze.
Anche per Adriano non si dispone di un'adeguata documentazione. Oltre alle epitome di Cassio Dione, ci viene in aiuto una biografia adrianea contenuta nella Historia Augusta, nota raccolta di biografie di imperatori romani tra II e III secolo d.C., risalente però al IV secolo d.C. Adriano proveniva da un ceppo di italici emigrati in Spagna addirittura all'epoca degli Scipioni, una famiglia che si era comunque affermata nel seno dell'aristocrazia di Italica, città situata nella moderna Andalusia. Grazie a Traiano, Adriano riuscì a percorrere tutte le tappe del cursus magistratuale, menzionando anche il valido aiuto militare nella guerra partica che gli valse il titolo di governatore della Siria, intervenendo poi militarmente contro gli ebrei in Mesopotamia e in Cirenaica. Una volta eletto imperatore, tuttavia, Adriano ritenne più giusto abbandonare ogni mira espansionistica per adottare di converso una politica di difesa dei confini dell'impero, poi attuata a tutti gli effetti, nonostante il disaccordo di alcuni oppositori, in modo particolare di chi aveva appoggiato Traiano nella sua politica di espansione, persone che arrivarono addirittura, nel caso di 4 ex consoli, a tramare contro Adriano, fino a costringere l'imperatore stesso a condannarli a morte. Adriano ripiegò insomma su una politica difensiva, ma non perché non si curasse dell'esercito o delle province. Al contrario, Adriano era un amministratore attento e un grande riformatore della disciplina militare, così come attestato nella Historia Augusta, che nella biografia di Adriano ricorda di come l'imperatore, benché preferisse la pace, non disdegnava di tenere in esercizio i soldati affinché fossero pronti per qualsiasi evenienza. Anzi, per fronteggiare il problema della riduzione di reclute italiche, Adriano creò delle nuove unità militari, chiamate numeri, e costituite nella sostanza da soldati reclutati tra popolazioni non romanizzate che conservavano il loro armamento. Una testimonianza dettagliata del discorso di Adriano, pronunciato a Lambesis nel 128 d.C., davanti alla legione terza Augusta stanziata in Africa, farebbe infatti emergere tutta l'attenzione di Adriano per l'organizzazione dell'esercito. Notevoli furono inoltre le trasformazioni urbanistiche adrianee e il suo immenso amore per la letteratura, le tradizioni e i culti, privilegiando in modo particolare tutto ciò che si poteva connettere alla civiltà ellenica, tanto che lo stesso Adriano, rispetto agli imperatori tradizionali romani che si radevano, non a caso portava la barba come simbolo di dichiarato filoellenismo. Adriano fece poi costruire palazzi e nuove città e tra le sue opere architettoniche ricordiamo il mausoleo, oggi Castel Sant'Angelo, diretto concorrente di quello augusteo, la ricostruzione del Pantheon e il maestoso complesso di Villa Adriana a Tivoli, comprendente una dozzina di grandi impianti per un totale di 30 edifici. Chiaro omaggio alla cultura greca, così come la sua ferma volontà di restituire splendore ad Atene e alle poleis greche, incoraggiando la promozione di riti orientali nel Senato di Roma. Le esigenze delle province comunque, e non solo di quelle orientali, furono centrali nel programma politico di Adriano, rispetto a Traiano che si era maggiormente focalizzato sull'Italia, da cui la costruzione di opere pubbliche e la promozione di elite locali, come testimoniano tra l'altro numerose epigrafi. Adriano viaggiò moltissimo nelle province e lo fece soprattutto per capire come queste funzionassero, e in Britannia, sull'istmo di Tyne Solway, ordinò di costruire il noto Vallo Adreneo,
al fine di fortificare e difendere la zona meridionale dell'isola, pacificata contro le popolazioni non romanizzate del nord. Passò poi in Gallia, in Spagna, in Mauritania e in Africa, dove fece scavare un fossato, il Fossum Africae, perseguendo gli stessi scopi difensivi del vallo in Britannia. Dal 129 al 134 d.C. l'imperatore intraprese un viaggio in Grecia e in Oriente. Funestato nel 132 d.C. dalla rivolta scoppiata in Palestina e guidata da Simone, detto Bar Kokhba, ovvero il figlio della stella, che si proclamava addirittura il nuovo Messia. La rivolta giudaica sarebbe stata provocata dalla ferma volontà di Adriano di far costruire, sul sito della distrutta Gerusalemme, la colonia romana di Aelia Capitolina, atto disonorevole per il popolo ebraico, poiché avrebbe assimilato gli ebrei alle altre popolazioni dell'impero. La repressione fu spietata, quasi 1000 villaggi distrutti e 500.000 di morti sacrificati, episodio altresì narrato da Paolo Orosio, autore cristiano delle storie contro i pagani, che tuttavia interpreta la vicenda in chiara luce antisemita, definendola come una punizione e una vendetta dei cristiani da parte di Adriano, cosa poco credibile, a cui fece seguito la disposizione che solo i cristiani potevano accedere a Gerusalemme, ricostruita in un secondo momento e chiamata Aelia Capitolina. Cassio Dione si mantiene invece più obiettivo e il suo racconto pare comprendere la straordinaria gravità e durezza della guerra condotta contro gli ebrei. Nel 130 d.C. Adriano visitò l'Egitto insieme alla moglie Sabina e a uno stuolo di artisti e collaboratori. Dunque Adriano passò più tempo fuori Roma e fuori dall'Italia che nella penisola, ma i viaggi gli servirono appunto per istruirsi sul funzionamento delle province dal punto di vista amministrativo, fino a quando l'imperatore decise che fosse alquanto più funzionale ai suoi scopi affidarsi ad una persona di mestiere. Fu allora che Adriano decise di nominare, attraverso un incarico formale, il giurista Salvio Giuliano in veste di responsabile e organizzatore di un corpus di persone di fiducia o consiglieri dell'imperatore, introducendo giuristi e prefetti del pretorio affinché tale corpus fosse poi assimilato ad un organo di governo. Adriano inoltre divise l'Italia in 4 distretti giudiziari, assegnati a senatori di rango consolare, che andarono così ad alleggerire il lavoro dei tribunali di Roma, promuovendo poi una serie di leggi per riorganizzare la carriera equestre, con l'introduzione di una netta distinzione tra carriera civile e carriera militare, ampliando tra l'altro il campo d'azione dei cavalieri, che divennero i nuovi funzionari imperiali, incaricati di amministrare il patrimonio dell'imperatore, dalle miniere alle proprietà fondiarie, dall'amministrazione fiscale agli uffici dell'apparato burocratico centrale. Come successore, Adriano scelse Lucio Elio Cesare, che purtroppo però morì prematuramente, favorendo così l'ascesa di un senatore della Gallia Narbonense, Arrio Antonino, il quale adottò Lucio Vero, figlio del defunto Elio, insieme ad un nipote di sua moglie, il futuro Marco Aurelio. Antonino Pio volle sostanzialmente continuare il regno del suo predecessore, ma rinunciò ai grandi viaggi di Adriano, essendosi già spostato in misura significativa per ricoprire incarichi amministrativi prima di essere eletto imperatore. Antonino preferì insomma concentrarsi in Italia, dove tra l'altro lo stesso possedeva delle grandi tenute agricole.
L'opera di attento amministratore, in un regime di forte continuità con Adriano, traspare in Cassio Dione, con l'accenno alla fortificazione del Vallo in Britannia. Dell'età di Antonino disponiamo anche di varie corrispondenze tra lui e Frontone, maestro di Marco Aurelio e Lucio Vero, considerando che proprio Frontone per un po' di tempo rivestì la carica di proconsole in Asia, che dovette poi lasciare per motivi di salute. Sotto Antonino non si registrarono avvenimenti rilevanti. Antonino mantenne sempre ottimi rapporti con il Senato, tranne qualche difficoltà nel far divinizzare il suo predecessore, cosa che gli valse l'appellativo di Pio, a cui si aggiunse la pietas dimostrata concretamente nei confronti dei disagiati e degli schiavi. Fu inoltre un imperatore scrupoloso e un coscienzioso amministratore che inaugurò una politica di sobrietà e di difesa della tradizione. Sotto di lui ci fu solo una ribellione in Mauretania, spiacevole inconveniente che spinse Antonino a rafforzare nella Scozia meridionale il vallo fatto costruire da Adriano, per non avere problemi in futuro anche in Britannia. Il principato di Antonino nel complesso fu positivo, tanto che Elio Aristide, noto retore greco, elogiò il suo impero definendolo governo ideale dell'universo, espressione assolutamente verosimile, considerando che durante il regno di Antonino a tutti gli effetti non ci furono eventi bellici. Ciò però è stato interpretato in modo diverso da una parte di storici, che ha parlato del governo di Antonino come estate indiana o estate di San Martino, ovvero la calma dietro la quale si nascondeva la crisi che avrebbe in futuro caratterizzato il III secolo d.C. Diciamo che l'impero si reggeva allora su un equilibrio piuttosto precario e sostenuto poi da due forze equipollenti, fisco e pretese dei proprietari, entrambe soddisfatte dal lavoro dei contadini con il surplus. Tuttavia, quando l'equilibrio venne meno, perché non avrebbe mai potuto essere altrimenti, sfruttando ad oltranza un tassello fondamentale del tessuto sociale, si assisterà inevitabilmente al principio della fine, che avrebbe pertanto condotto l'impero nel periodo a tutti noto come tardo antico, in parte anticipatore del Medioevo, fermo restando che quest'ultimo presenta naturalmente tipicità intrinseche non rilevabili nel tardo antico. Come previsto, ad Antonino succedette Marco Aurelio, che all'inizio divise il potere con il fratello adottivo Lucio Vero, rappresentando con la sua reggenza il primo caso di doppio principato nella storia imperiale romana. Marco Aurelio è noto per essere stato l'imperatore filosofo e per questo motivo gli faceva comodo che suo fratello Vero si occupasse delle faccende militari, secondo un'equa spartizione di compiti e competenze. Tanto per rendere l'idea di quanto l'imperatore amasse la filosofia e la cultura greca, pare che lo stesso parlasse perfino il greco ad un livello madrelingua. Tuttavia, nonostante il suo viscerale amore per la filosofia stoica, da cui l'adesione al famoso motto «Vivi secondo natura», durante il corso dei primissimi anni del suo regno si profilò nuovamente la questione orientale, che distolse Marco Aurelio, causa forza maggiore, dai suoi studi filosofici. Il collega fratello Vero, malgrado la vittoria conseguita in Oriente, sciaguratamente portò a Roma la peste e il morbo non ci mise molto a devastare intere regioni,
provocando crolli demografici e disastrose conseguenze economiche. Sul fronte settentrionale si affacciò invece la prima vera minaccia di barbari razziatori che si erano approfittati del fronte, purtroppo sprovvisto di uomini impegnati nella campagna militare in Oriente. Quadi e Marcomanni, superato il Danubio, invasero la Pannonia, l'Arezia e il Norico, giungendo perfino a minacciare l'Italia con l'assedio di Aquileia. Marco Aurelio dovette ricorrere nuovamente alla coscrizione per reclutare soldati, pratica che di fatto non era mai stata completamente abolita e che in questo caso specifico si era resa necessaria per far fronte all'impeto dei barbari, paradossalmente permettendo ad alcune popolazioni germaniche di stanziarsi in Italia settentrionale per essere impiegate, limitatamente al numero di uomini, come soldatesca da schierare contro gli stessi barbari. Marco Aurelio e Lucio Vero erano impegnati nella campagna danubiana per la difesa della frontiera e, data la situazione di emergenza, fu istituita la Praetentura Italiae et Alpium, ovvero la difesa avanzata dell'Italia e delle Alpi. Morto Vero, mentre tornava dall'Illirico, Marco Aurelio si trovò solo, ma riuscì miracolosamente a vincere sui barbari, ricacciandoli oltre il Danubio. Impresa tra l'altro illustrata sulla colonna a lui dedicata e situata a Roma presso Piazza Colonna. Altro sintomo che qualcosa si stava sgretolando nel seno dell'impero è rappresentata dalla rivolta del governatore di Siria Abidio Cassio, che nel 175 d.C. si era addirittura autoproclamato imperatore. Fortunatamente, la morte dello stesso per mano delle sue truppe evitò il conflitto armato, ma di certo quello di Marco Aurelio poteva ritenersi in effetti un regno piuttosto agitato, ironicamente rovesciato rispetto all'immagine di saggio stoico e poeta. Si ricordi il suo celebre componimento a se stesso, palesando da parte dell'imperatore un'alta concezione del proprio dovere verso i sudditi da porre innanzi a tutto. A rendere la situazione più complessa e ingestibile contribuì altresì il triste evento del martirio dei cristiani di Lione, ultimo fenomeno di intolleranza religiosa che aprì la porta alle persecuzioni sistematiche del III secolo d.C. La situazione non trovò soluzione, insomma, e quando a Marco Aurelio, morto di peste, successe il figlio Commodo, la successione dinastica decretò di fatto la fine dell'impero di adozione e anche la chiusura del II secolo d.C. Con Commodo si ritorna ad una chiara autocrazia, regresso politico grave che subito accese le ire del Senato. Secondo la biografia di Commodo contenuta nella Storia Augusta, pare che l'imperatore fosse nato da una relazione adulterina e che lo stesso, in età adulta, si fosse invaghito di una concubina di nome Marcia con evidenti simpatie cristiane e che prenderà poi parte all'uccisione di Commodo stesso. Commodo concluse in tutta fretta la pace con le popolazioni che premevano sul Danubio, rinunciando al progetto paterno di controllare le regioni a nord del fiume.
le sue inclinazioni dispotiche, le manie e le innovazioni in campo religioso non lo aiutarono. Infatti, pare che Commodo amava farsi chiamare Ercole dagli altri e nutriva perfino l'intenzione di rifondare Roma, cambiandole addirittura il nome in Colonia Commodiana. I cattivi rapporti con il Senato portarono Commodo a perseguitare molti senatori e a toglierli di mezzo, cosicché dal 182 al 185 d.C. il governo venne formalmente retto dal prefetto del pretorio Tigidio Perenne, poi sostituito alla morte da un liberto di nome Cleandro, il quale, senza percorrere il regolare cursus honorum, si ritrovò prefetto del pretorio. Con Cleandro si registrò una evidente separazione tra poteri del palazzo e poteri dello Stato, e lo stesso Cleandro, data l'inconsistenza di Commodo, stava abusando del proprio ufficio in maniera ignobile, vendendo a chiunque titoli di console e magistrature varie, fino a promuovere i liberti al Senato, figure a Cleandro utili per rovesciare le decisioni dei tribunali in cambio di denaro. Commodo, nel frattempo, spendeva e spandeva in spettacoli da circo per la plebe, senza considerare che la carestia del 190 d.C. inasprì gli animi e la prima testa che rotolò fu proprio quella di Cleandro, ma l'imperatore non capì che il prossimo capo tagliato sarebbe stato proprio il suo. Dopo la morte di Cleandro si successero alla prefettura del pretorio prima Ecletto e poi Leto, che completarono il dissesto delle finanze e ordinarono la congiura che mise fine al regno di Commodo nel 192 d.C. Malgrado il cattivo governo di Commodo, durante il suo regno si verificarono diversi fenomeni di introduzione di nuovi culti a Roma, tra cui quello della Magna Mater e di Serapide, protettore delle navi che trasportavano il grano, ivi incluso il dio siriano del sole Jupiter Dolichenus. Mitra e altri culti provenienti dall'Africa entrarono così a far parte del Pantheon greco-romano, perché considerate divinità protettrici del benessere imperiale, tanto che lo stesso Commodo aveva simpatizzato per tali culti, sfruttandoli a proprio vantaggio al fine di creare quella sorta di aura carismatica intorno alla sua figura, quasi fosse lui stesso una divinità in terra. La tradizione filosenatoria, tuttavia, giudicando gli imperatori sulla base dell'ideale del primo princeps, ovvero Augusto, non mancò di dipingere Commodo come il peggiore dei tiranni, sprezzante del Senato, depravato e sanguinario al punto tale che dopo la sua morte, analogamente a quanto avvenuto per Domiziano, anche Commodo venne condannato alla damnatio memoriae. La morte di Commodo per congiura, in sintesi, terminò il secondo secolo d.C. in modo analogo a come si era chiuso il primo, con la congiura ai danni di Domiziano.